vediamo i comportamenti e gli obiettivi e cosa è capitato nel tempo. Allora, partendo dai comportamenti corretti, abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'uso degli occhiali con una buona percentuale, mentre il caschetto sempre buona percentuale ma poche osservazioni. Che dire, l'uso dell'occhiale a oggi è diventato come l'uso delle scarpe, cioè mai indossato sempre. Qui abbiamo l'esempio di un documento fatto qualche anno fa: occhiali trasparenti sempre, occhiali oscurati solo per la brasatura e mascherina qualora dovessimo utilizzare aria compressa, trapani, more, qualsiasi cosa che può creare truccioli, scintille, sporcizia, polvere, ok? Qua vediamo anche l'andamento da maggio. C'è stato un po' come si può dire, un giro di vite e in effetti vediamo che siamo sempre sopra da maggio fino ad agosto, sopra il target per quell'occhiale. Ok, quindi soprattutto l'obiettivo, bravi tutti, continuare così, cerchiamo di non trovare scuse con l'occhiale, visto che sono anni ormai che è stata rullata la cosa. Chi ha problemi sappiamo che Adam, io o Erika possiamo trovare una soluzione, però vanno indossati. Passerei adesso alle osservazioni raccolte dagli osservatori, dove ce n'è una che riguarda il caschetto e la risposta è stata non ce l'ho. Allora, come tutti i DPI abbiamo sia il distributore, okay, quindi in autonomia possiamo rifornirsi, che il modulo da compilare. Quindi nel caso il caschetto, no, in generale, che sia un guanto, un autoprotettore usa e getta o altro, bisogna indossare. Dopo ce n'è un'altra osservazione che riguarda il discorso bandiera in finitura. Allora, l'abbiamo completata noi, perché comunque siamo formati per manipolare attivazione col gas, ma una cosa importante che devo dire: la bandiera serve al regolatore, ok, comodo rispetto a volgere, eccetera, ma serve soprattutto per fare in modo che il corridoio blu sia libero. Ho visto attrezzare in vari modi. Adesso un'occasione buona per dire: la bandiera va aperta in modo che il corridoio blu in finitura si possa passare con ceste, materiale, eccetera, eccetera, e non tutta chiusa, ok? Quindi adesso ne abbiamo due di postazioni, quindi siamo anche un po' più agevolati, usiamola in modo corretto. Altre due osservazioni, tre anzi, una riguarda la rumorosità in sala 2. Quando studiamo 800 A è stato sistemato semplicemente incastrando il coperchio della canala, evidentemente era appoggiato sopra, passaggio di corrente crea qualche vibrazione, sì, ma adesso non dovrebbe più destare situazioni. E altre due situazioni, che è la mancanza di punti di aspirazione in 53, che è stata data in carico a CINI, vediamo se si trova una soluzione, e l'altra l'ergonomia nel utilizzare il gas nuovo, il 410, che arriva in bancale. Qua mi stanno dicendo gli acquisti che in teoria incominceranno ad arrivare ceste come quelle con la rampetta, quindi dovremmo andare un po' meglio, poi vediamo se ci sono altre criticità in questo aspetto qua. E teoricamente dovrebbe essere dalla prossima fornitura. Vediamo, c'è ancora un bancale, penso, a magazzino, ma per novembre in teoria dovremmo essere pronti. Quindi
qualcosina siamo riusciti a portare avanti. Bene, problematica riscontrata l'altro giorno in sala 8, problema di dover arrampicarsi sulla macchina, sempre stato, però non è una situazione bella, ok? Dovremo studiarsi qualcosa per evitare almeno di arrampicarsi, nel senso qualcosa per arrivare già in quota. Dopo rimarrebbe comunque il problema di sbarcare sulla macchina. Comunque non è proprio banale neanche quello, come quando si cambia il ventilatore in sala, devi sbarcare sulla macchina, anche se arrivi là con la scala. È una situazione con delle criticità. Dovremo lavorarci per ridurre il rischio. Dopo, andando su tutto il resto dello stabilimento, sono stati vari mancati infortuni. Stiamo uscendo dal collaudo, stiamo guardando un po' più in generale. Allora, uno, c'erano dei punti taglienti, il manutentore stava lavorando sul carrello, stava facendo manutenzione, si è alzato e si è fatto male alla testa. Quindi qua, torno al discorso cappellino, se sappiamo che abbiamo degli ingombri, siamo dentro la macchina o stiamo facendo lavori particolari, diamo il caschetto che magari induciamo tagli e problemi. Sappiamo che la testa poi quando se si fa un taglietto dopo prima di chiudere, no? No, tu che sei anche della squadra medica, il taglio è difficile da chiudere. Qua non è stata seguita una procedura dove quando ci sono unità molto corte in linea, dove ci sono passaggi, corridoi tra due tratti di riviera, le macchine possono cadere giù. Ci sarebbero questi carrellini qua da porre a metà in modo da far scorrere la macchina senza problemi. Il caso vuole che non se ne sono resi conto e la macchina è caduta prima di vedere la macchina, con tutti i rischi collegati, uno lì, il piede, eccetera. Passo di qua, qui c'è un problema abbastanza storico, cavi sulle linee blu, sui passaggi eccetera, e niente, stanno studiando uno standard per fare in modo che almeno i corridoi blu possano essere percorsi senza inciampi e senza problemi. Uno per l'inciampo, due per la qualità anche del prodotto, cioè camminare su un cavo sicuramente non va bene. Poi un altro mancato infortunio, comunque situazione pericolosa, è avvenuto in M13, carrello frontale con carico, usciva dal capannone mentre stava transitando una macchina e è stata inforcata praticamente la macchina. È un problema di poca visibilità e interferenze. Qui hanno pensato di mettere degli altri New Jersey in modo che il muletto riesca a uscire senza che ci siano mezzi che possono interferire e passare. Quindi una volta uscito la visibilità cambia e l'interferenza dovrebbe essere risolta. Visto questo, abbiamo notato che anche in M12 c'è una situazione simile all'uscita laterale e quindi anche lì dovranno rivedere un po' il layout, mettere delle sbarre in modo che non ci sia interferenza muletto camion. Qua invece è una segnalazione di un lavoro fatto
che bisognerà trovare una soluzione tecnica sulle macchine, quindi lavorare sul prodotto, in quanto per montare una gamba gli operatori sono costretti a tenere un carico sospeso, quindi per attaccarla al modulo bisogna farlo mentre lo cali. Normalmente le gambe su altri prodotti vengono montati in dima mentre si costruisce il modulo. Questa è un'anomalia e vedremo se la progettazione sarà in grado di risolverla. Quindi i lavori con carichi sospesi sono sempre vorrebbero due livelli di sicurezza o degli appoggi sotto, mentre se è in tiro anche caro ponte soluzioni diverse come poterlo aumentare in due. Altro problema, interferenze sempre qua sugli imballaggi, è praticamente materiale che magari non si vede facilmente, in questo caso è rosso, ma molto spesso i semilavorati sono colore quasi come il pavimento, facile prendersi dentro e quindi bisognerà adottare un imballo diverso che è già partito, qualche linea, questione di acquistare altre ceste per fare in modo che il materiale venga portato senza che sporca dalla stessa. Ultimo mancato infortunio, questo operatore stava in autonomia tenendo un pezzo, diciamo anche abbastanza pesante, mentre lo fissava. Non c'è riuscito e gli è caduto sulla spalla. Allora, a mio avviso, quando c'è della carpenteria, alto peso, eccetera, direi che poi denunciata, quindi con scivolare, pesante, eccetera, eccetera, qua dovevano, secondo me, essere due persone. Uno vedeva il lavorato e l'altro. Però magari siamo abituati a fare in autonomia, non veniamo progettati da nessuno, si rischia di fare cose che non vanno bene. Questo è un po' il riassunto di miglior. Se ci sono osservazioni o domande, abbiamo il tutto alla sera, abbiamo il due volte, tante persone che stanno governano, Vabbè, questa è una segnalazione che da un lato magari non è facile da risolvere, ma intanto dire a tutti gli operatori di non calpestare e chi attrezza la pompa, cercare di solito si dà analizzare un po' la parte nostra, intanto si può pensare a attrezzare in una maniera insomma, che agevoli anche il passaggio. Dall'altra fare un giro con tutti e dire non si calpesta niente, la canna, il cavo, da un lato qualsiasi cosa che c'è per terra è da evitarlo, schivarlo, non camminare. Va bene, me lo segno. Se non c'è altro, direi riunione chiusa, i gettoni ve li do.